senti bloccata dal giudizio degli altri o dalla paura di fallire? C'è una forza regale che dorme dentro di te. Invochiamo i tre custodi della fiamma per trasformare la tua inerzia in oro liquido e fare di questo 2026 l'anno della tua vera sovranità. Benvenute anime stellari nel mio canale di magia stellare evolutiva. Mi presento brevemente, sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Oggi vedremo la piramide di fuoco a cosa serve e insieme agli arcangeli vedremo proprio la piramide di fuoco, proprio per il leone, l'ariete e il sagittario, questi tre segni di fuoco. Anime stellari, ricordate che questa fiammella è un frammento del sole che portiamo qui sulla Terra. Eppure, quante volte vi siete sentiti come una candela spenta? Sentite di avere grandi sogni per questo 2026, ma è come se ti percepisci bloccato, come se mancasse la forza per compiere proprio il primo passo. Oggi rispondo a una domanda fondamentale che mi hanno posto. A cosa serve concretamente la piramide di fuoco? Non è un concetto astratto, è il nostro scudo o il nostro motore. Serve a chi si sente paralizzato dal perfezionismo, a chi ha paura di sbagliare o a chi si spegne perché si sente giudicato. Queste sono tante emozioni dei bisogni primari e a volte ci fanno perdere un po' la bussola, la direzione e il raggiungimento delle nostre direzioni di vita, delle nostre missioni che ci siamo prefissati. E costruire insieme oggi significa passare dal vorrei fare al io faccio, usando l'energia dei transiti del 2026 non come un ostacolo, ma come un carburante per la nostra evoluzione. Costruire insieme oggi significa smettere di subire gli eventi e iniziare a crearli, e per farlo non saremo soli. Chiameremo i testimoni i tre custodi della fiamma, le frequenze arcangeliche che sostengono ogni gradino della nostra ascesa. Invochiamo Gabriele per avere il coraggio di iniziare. Infatti Gabriele è l'arcangelo per eccellenza dell'annunciazione. Michele invece il principe del cielo, il nostro amato arcangelo, per restare nel nostro potere sovrano. E infine l'arcangelo Giofiel per non perdere mai di vista la meta luminosa, per avere la saggezza, il discernimento. Quindi teniamo a mente questi tre nomi perché ora vedremo come ognuno di loro attiva una parte specifica della nostra vita attraverso i segni di fuoco. È per questo che ho fatto la piramide di fuoco proprio per i tre segni dello zodiaco di fuoco. Iniziamo dalla base con l'Ariete, l'inizio con l'arcangelo Gabriele, quindi partiamo dal fondamento della nostra piramide. Qui risiede l'energia dell'Ariete, la forza che rompe il guscio e squarcia il velo dell'inerzia. Alla base della nostra struttura, dove il fuoco deve farsi strada nella materia, invochiamo l'arcangelo Gabriele. Non lo chiamiamo solo come messaggero, ma come colui che annuncia la nostra rinascita. Con il suono della sua tromba celeste, Gabriele risveglia la nostra volontà, quella che dorme a volte, magari ingabbiata da qualche parte e non sappiamo bene come sbloccarla. Gabriele ci dà il permesso spirituale di esistere. Se sei bloccato davanti a una scelta, senti la sua presenza che soffia sulla scintilla della tua iniziativa. Gabriele ti insegna che la vita nasce dal movimento, non serve a vedere tutta la scala, serve solo il coraggio sacro di fare il primo gradino e dire
quando ripeti questi decreti, dillo con fede e con determinazione. Io esisto e agisco ora. Passiamo al centro del segno del leone e la sovranità con il nostro amato Arcangelo Michele, il principe del cielo. Saliamo ora verso il cuore pulsante della struttura. Qui incontriamo il fuoco regale del leone. Immaginatelo come oro liquido che scorre nelle vostre vene, una forza calda, luminosa che riempie il plesso solare. Sono due dita sopra l'ombelico, questo chakra del plesso solare, dove risiede proprio la volontà. E nel cuore della nostra piramide, dove l'oro liquido del leone deve risplendere, si deve attivare, invochiamo l'arcangelo Michele, non solo per protezione, ma per darci la forza di essere sovrani del nostro mondo interiore. Con la sua spada di luce, Michele taglia le catene dalla dipendenza dal giudizio degli altri, permettendo al nostro sole di ardere puro solo per amore e servizio. Sotto la sua guida non si splende più per compiacere qualcuno, per ricevere un applauso, ma perché è la tua natura divina. Michele ci ricorda che siamo esseri solari. Il compito è di nutrire i propri progetti con la forza della verità. E infine arriviamo alla cima della piramide, che è la visione con l'arcangelo Giofiel, ed è la cima è il Sagittario, e a questo vertice è la punta di diamante che tocca l'infinito. Questo è proprio il regno del Sagittario. Qui il fuoco non è più solo calore, direzione pura e saggezza applicata. Sulla cima della nostra piramide, dove il fuoco si fa preghiera e visione, invochiamo l'arcangelo Giofiel. Egli non porta solo luce, ma la bellezza suprema dei pensieri illuminanti. Giofiel ci aiuta a non bruciare energia a vuoto, ma a scagliare la nostra freccia verso una meta nobile, così come una metafora del Sagittario che scocca la freccia verso l'alto. Con il tocco di Giofiel, la nostra azione quotidiana smette di essere, diciamo, faticosa e diventa così una missione. Giofiel trasforma la confusione in una mappa stellare, ricordandoci che ogni nostro sforzo ha un senso sacro. Quando questo vertice è acceso, non siamo più persone che corrono, siamo dei fari che indicano la via maestra. E ora, anime stellari, la piramide di fuoco è ora una realtà vibrante. Sentire il calore che parte dalla base di Gabriele, si espande nel cuore dell'amato Michele e punta dritto alle stelle con l'arcangelo Giofiel. Ripetete con me questo mantra portando le mani al cuore. Ripetetelo con fede e sentimento. Io sono il sole che nutre e protegge la vita. Custodiamo questo calore. Non dobbiamo permettere ai venti del dubbio di spegnere questa fiamma sacra. Oggi abbiamo acceso il motore. La prossima settimana scenderemo nelle profondità della piramide dei segni di acqua per imparare a curare le ferite e nutrire con amore i semi che abbiamo piantato oggi nel fuoco. In quale gradino della vostra piramide vi sentite bloccati oggi? Scrivetelo nei commenti, vi leggerò col cuore. Pace e luce a voi anime stellari.